Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Learnmas. Se non conoscete Learnmas, si tratta di un progetto dove pubblicherò 5 video a settimana, da lunedì a venerdì, per tutto il mese di dicembre fino al giorno di Natale. Il Learnmas di oggi sarà un Learnmas sugli articoli determinativi. Gli articoli determinativi si usano quando parliamo di cose determinate e definite. È un po' come il the in inglese. Purtroppo però, contrariamente al the in inglese, in italiano abbiamo diversi articoli determinativi. Iniziamo a vederli uno per uno. Prima facciamo il singolare e poi facciamo il plurale. Solitamente tutti i video iniziano con l'articolo determinativo il, ma io voglio iniziare con l'articolo determinativo lo. Quando usiamo lo come articolo determinativo singolare e gli come articolo determinativo plurale, lo si utilizza di fronte a tutte le parole maschili che iniziano per X, Y, Z, GN, PN, PS e soprattutto S più consonante. Facciamo un paio di esempi. Zaino è una parola che inizia per Z, per questo motivo utilizziamo lo zaino. Seconda parola, studio. Come vedete è una parola che inizia con S più consonante, quindi utilizziamo lo studio. Formiamo adesso il plurale di queste due parole. Abbiamo detto che se usiamo lo al singolare dobbiamo usare gli al plurale. Lo zaino, gli zaini, lo studio, gli studi. Adesso finalmente possiamo passare all'articolo determinativo il. Se l'articolo lo usiamo per tutte queste eccezioni di parole, useremo il per tutte le altre parole maschili che iniziano con consonante. Facciamo anche qui due esempi. Ragazzo inizia per R, che è una consonante, non fa parte delle eccezioni di prima, quindi diciamo il ragazzo. La seconda parola è libro, anche qui una consonante che non fa parte delle eccezioni, quindi usiamo il libro. Formare il plurale, invece che il utilizziamo i. Il ragazzo, i ragazzi, il libro, i libri. Continuando con le parole maschili abbiamo L apostrofo. L apostrofo si usa di fronte a parole maschili singolari che iniziano con vocale. Invece le parole maschili plurali che iniziano con vocale prenderanno l'articolo gli. Orologio inizia con O, che è una vocale. È una parola maschile e per questo motivo usiamo L con l'apostrofo. L'orologio. Il plurale diventerà con gli orologi. Passiamo adesso agli articoli femminili, che fortunatamente sono più facili. Per tutte le parole femminili singolari che iniziano con consonante, utilizziamo la. Facciamo due esempi. Ragazza, che è una parola femminile, prenderà la perché inizia per consonante. La ragazza. Seconda parola, borsa. Borsa è un'altra parola femminile che inizia per B, quindi una consonante. Prenderà quindi l'articolo la borsa. Cosa succede però per le parole femminili singolari che iniziano con una vocale? Proprio come per le parole maschili, dobbiamo usare L apostrofo. Facciamo due esempi. Amica è una parola femminile che inizia con la vocale. Usiamo quindi L apostrofo. L'amica. Seconda parola, ora. Ora è una parola femminile che inizia con la vocale O. Per questo motivo utilizziamo L apostrofo. E per il plurale, per fortuna, la situazione è molto semplice. Quando abbiamo parole femminili plurali che iniziano per vocale o per consonante, utilizziamo le. L'ora al singolare, le ore al plurale. La ragazza al singolare, le ragazze al plurale. Abbiamo finito qui con questo Learnmas. Io vi ringrazio tanto per averlo visto e se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo Learnmas. A presto!